Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di aprile 2026 e abbiamo la carta del giudizio, amici del Sagittario. Può essere un momento di presa di consapevolezza, un momento dove si vede una realtà, un disegno più grande, però con la carta del giudizio è anche un momento di rinascita. Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere un momento di risveglio, cioè dove si prende consapevolezza di qualche dinamica che fino ad adesso non si è vista. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili e partiamo con un 2 di bastoni. Abbiamo il diavolo, un 6 di bastoni, un 2 di coppe, ruota della fortuna, abbiamo un 6 di pentacoli, e un 10 di pentacoli, ragazzi. Allora, questa è la vostra energia e nel caso siate single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Non importa il legame che c'è, se siete solo conoscenti, se magari vi frequentate da un po', se siete in una storia clandestina, non importa. È semplicemente l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Ma iniziamo con la vostra energia. Partiamo da questo 2 di bastoni che mi indica una certa, come vi posso dire, indecisione, insicurezza su quello che c'è da fare, potrebbe essere un vostro momento di vita, potrebbe essere Guardate, considerate che c'è la temperanza, io credo che si sia come in una fase di guarigione, per qualcuno potrebbe essere un momento ancora presente, per qualcuno potrebbe essere nel passato, però abbiamo anche un appeso che ho come la sensazione che smuova un pochettino le cose. Andiamo a vedere il diavolo. 5 di coppe e 6 di coppe. Datemi una carta per questo 5. Io credo che il 5 di coppe sia collegato un po' alla temperanza. Di solito questa carta è una carta che indica un po' di tristezza, ragazzi. Può essere inerente a qualche cosa del passato, può essere che ci sia un qualche tipo di situazione dove il vostro potere personale ha bisogno di essere un po' riscoperto, riportato alla luce. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Regina di denari. Può esserci un pentimento, un rammarico inerente a una persona, ragazzi, e può essere una persona del passato, considerato questo 6 di coppe. Se non fosse qualcuno del passato, il 6 di coppe può anche rappresentare un'amicizia che è vicino a voi all'inizio di aprile.
Io credo che potrebbe essere un'amicizia di un certo tipo, di un certo stile, di una certa, come dire, intimità. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Cavaliere di spade, mago e 8 di bastoni. Io credo che qui ci sia da parte vostra un bisogno di riconoscimento. Può essere per quello che ci sia questo 5 di coppe. Io ho come l'idea che avete bisogno di comunicare, di esprimervi, di dire quello che sentite, quello che volete. Vi dico, ragazzi, se siete completamente senza nessuno, è facile che all'inizio di aprile possa effettivamente avvicinarsi una persona. Diciamo che questo gruppo di carte potreste anche essere voi, nel senso non necessariamente un'altra persona che così blocca l'energia, ma potreste anche essere voi, perché c'è questo diavolo, il diavolo sempre un po' costringe, no? Vi dico, con questo 6 di bastoni c'è bisogno come di ufficializzare qualche cosa e siccome abbiamo l'8 di bastoni può essere che arrivi come una chiacchiera, un discorso, un dialogo. C'è anche un mago che è collegato a Mercurio, quindi c'è proprio questo bisogno di dialogare, secondo me. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo la morte, un 6 di pentacoli che avete già qui, un 8 di coppe e un fante di pentacoli. Allora, devo dire che secondo me si sta cercando qualche cosa di equo. Avete due 6 di pentacoli, io ho come la sensazione che siate proprio alla ricerca di qualche cosa di bilanciato, credo che faccia anche un po' parte di questa temperanza che avete qua all'inizio. Vi dico, io qui ho l'idea che qualcuno debba come trasformare un certo tipo di equilibrio, di accordo, di compromesso, di punto di incontro. È come se si dovesse cercare qualcosa di più elevato all'interno di questa situazione o di questa nuova conoscenza o relazione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna perché è una bellissima carta e io, eccola qua, e io ho come la sensazione che ad un certo punto cambieranno le cose in modo molto piacevole. Qui abbiamo due cavalieri, un cavaliere di coppe, un cavaliere di pentacoli e la luna. C'è come la voglia di andare avanti e secondo me con questa luna, ragazzi, qui, con questa ruota della fortuna, le cose cambieranno assolutamente piega. Devo dire che però c'è anche la carta della luna, quindi non vi nego che potrebbe esserci qualche cosa che ritorna un po' a galla dal passato, potrebbe avere a che fare con questo diavolo, o potrebbe essere un passato molto più indietro. Mm? Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Imperatore e 4 di coppe. C'è come, probabilmente qui potrebbe essere come l'inizio di questa conoscenza, come vi dicevano, diciamo la prima metà di aprile. Nella seconda metà di aprile io sento che c'è un qualche cosa che cambia, perché avete la ruota della fortuna, è un cambio predestinato, è un cambio positivo, è un cambio veloce, però è anche vero che sento come se la cosa iniziasse un po' in sordina, cioè è come se iniziaste a vedervi, a parlare, a organizzare le uscite insieme, a stare bene, senza un'effettiva ufficializzazione della relazione. Si parla di che cosa è importante per uno o per l'altro, però ecco, c'è come da ricalibrare i punti di incontro. Dopodiché, vi dico, secondo me le cose prenderanno una certa piega. Ehm, c'è anche un 6 di pentacoli qui, quindi secondo me potrebbe essere proprio una relazione in equilibrio.
Il motivo per cui ci sono l'imperatore al contrario, il 4 di coppe, adesso si è girato anche il 9 di spade, è perché io credo che ci sia come un pensiero dentro di voi dove non vi fa sentire al sicuro. Io credo che è vero, vi farà bene parlare, ma penso di più che voi avreste bisogno come di un'etichetta della relazione, come se doveste capire in che punto siete con questa persona. Andiamo a vedere il 10 di Pentacoli. Perché il 10 di Pentacoli, ragazzi, è una bellissima carta, per finire la lettura. È una carta di completamento, è una carta di unione, è una carta di risultati, è una carta di abbondanza, di felicità familiare. E qui abbiamo un 7 di coppe e un 8 di pentacoli, quindi ho l'idea che inizierà come a svilupparsi una certa quotidianità tra voi e questa persona. L'inizio può essere un po' così, effettivamente, ma perché anche voi siete un po', come dire, con questo 5 di coppe vi sento un po' proiettati nel passato e invece secondo me da quando potrebbe arrivare questa conversazione, questo dialogo, è come se le cose riuscissero a trovare un nuovo punto di incontro. Mm? Va bene, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, vediamo in che punto, in che sviluppo energetico sarà nel mese di aprile. Tenete presente che qui, avendo il giudizio, fa riferimento proprio a questa sorta di risveglio che vediamo nella seconda parte della lettura. Bene. Allora abbiamo un'imperatrice, il sole, un 3 di bastoni, un asso di spade, il papa, un 2 di coppe nuovamente e un 5 di spade. Devo dire che le carte di partenza di questa persona sono piuttosto importanti perché abbiamo 2 arcani maggiori. L'imperatrice può essere un ruolo, una posizione che ha l'altra persona. Si è girato un 7 di pentacoli e il papa. Andiamo a vedere anche il sole. Cavaliere di bastoni, matto, 7 di coppe e stella. Allora ragazzi, devo dire che qui potrebbe effettivamente esserci un qualche cosa di nuovo che inizia. Se siete in una conoscenza, può essere che inizi la storia, la relazione. Se siete in una relazione, si apre come un nuovo capitolo. Devo dire che il punto di partenza è ben stabile, Sia la persona in sé, sento che è nel suo potere personale, però sento anche che con questo 7 di pentacoli e il Papa c'è come bisogno o voglia di dialogare. Il Papa di solito è il mediatore, quindi ho come l'idea, perché anche qui avevate il mago e l'8 di bastoni, è come se il dialogo, la comunicazione fosse importante in questo periodo e non vi nego che questa persona, avendo il Papa, potrebbe essere una sorta di maestro spirituale, anche se una donna non importa, maestra spirituale. Sapete che il genere nei tarocchi è interscambiabile tra uomo e donna. Ho l'idea che effettivamente con questo sole ci potrebbe essere come un entusiasmo, scusatemi, da parte dell'altra persona. C'è un 7 di coppe, quindi effettivamente potrebbero aprirsi come delle nuove prospettive. Ce l'avevate anche voi qui, il 7 di coppe, quindi è come se si valutassero certi panorami. E qui avete anche la stella, qui si parla di obiettivi, di desideri, di sogni.
Lo sento un bel gruppo di carte, ragazzi. Diciamo che avere il cavaliere di bastone al contrario non è che giochi proprio a vostro favore, cioè nel senso che sento come se mancasse un po' di spinta, però è anche vero che se questa persona ha sia l'imperatrice che il sole, sento che è una persona ben piantata sui suoi piedi, si potrebbe dire. Può anche essere che questo sole rappresenti una sorta di chiarezza mentale che questa persona ha. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché qua si parla di progetti, si parla di costruire, si parla di viaggiare per qualcuno. Abbiamo un fante di bastoni e un 9 di pentacoli. Allora, io sento che questa persona ha come voglia di vivere, di scoprire, di fare, di brigare. Tenete presente che avendo queste due carte, quindi il fante di bastoni e il 9 di pentacoli, potrebbero essere come dei sogni che ha in indipendenza, in autonomia. Non necessariamente questa progettualità è di coppia. Io sento che c'è come un desiderio di godersi la vita da parte di questa persona, per quello che c'è come questa progettualità verso il futuro. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché secondo me c'è qualche cosa che non vi dice. Asso di denari e regina di bastoni. Può essere che questa persona non abbia voglia di, come vi posso dire, di concretizzare. È per quello che a voi qui manca un po', secondo me, l'etichetta di cui abbiamo parlato prima, no? C'è come un qualche cosa che può essere proprio un tema specifico che non viene toccato perché non si ha voglia di iniziare questo discorso o non si ha voglia di iniziare qualche cosa di concreto. Secondo me è più un'idea che ha quella persona che non quello che potrebbe succedere, perché con la ruota della fortuna e il Papa, qualcosa, poi qui avete, c'è questa persona anche il 2 di coppe che voi avete qui su, quindi secondo me. Andiamo a vedere un attimo il Papa. È come se ci fosse da ufficializzare qualche cosa. 8 di bastoni. Quindi è un mese dove c'è comunicazione effettivamente tra voi e l'altra persona. Wow, 8 di bastoni e asso di coppe. Qualcuno potrebbe proprio parlare apertamente, mi verrebbe anche quasi da dire dichiararsi, perché con queste tre carte può essere proprio una dichiarazione d'amore, una dichiarazione d'affetto anche. Adesso dipende sempre dal tipo di relazione che avete. Se sono 2 giorni che vi frequentate, è improbabile questa dichiarazione d'amore, però magari la persona potrebbe dirvi che le piacete, potrebbe dirvi che si trova bene. Insomma, c'è come un'apertura, nonostante ci sia qualche cosa che non riesce a dire, un argomento che non riesce ad affrontare, però io sento che è come se si liberasse da un punto di vista emotivo, se venisse fuori quello che è il sentimento che questa persona prova per voi. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo sole e mago. Adesso mi sono portata via tutto. Andiamo a vedere anche il 5 di spade. Cavaliere di pentacoli. Allora, il 5 di spade è una carta di confusione mentale e io sento che è come se questa persona avesse il freno a mano un po' tirato, perché anche qui abbiamo il mago al contrario e il sole al contrario. Manca limpidezza, manca chiarezza mentale. Cioè, io credo che questa persona sia chiara per quello che riguarda le sue cose, cioè come se avesse bene in testa i suoi obiettivi, ma quando si tratta di parlare di coppia comincia ad esserci un po' di borbottio mentale. Mi viene da dirvi una cosa, fate attenzione perché c'è un mago al contrario. Ci potrebbe essere come una leggera, mi viene da dire così, manipolazione, ma perché? Perché c'è solo il contrario. È come se non si aprisse del tutto
e quindi cercasse di trovare come delle scuse inerenti magari a questa ufficializzazione, inerenti il tipo di accordo che potreste trovare tra di voi. Io sento che è molto titubante questa persona, cioè ha le idee chiare su quello che vorrebbe in generale, però quando si tratta di spalmare la cosa su di voi cominciano i pensieri, cominciano i rumini mentali. Diciamo che avere poi il cavaliere di pentacoli alla fine mi suggerisce come una certa prudenza, cioè avete bisogno di prendere le cose con calma, probabilmente. Non è tanto il vostro caso, nel senso che qui avete la ruota della fortuna, quindi a un certo punto secondo me le cose prenderanno velocità. Ed è per quello che qui c'è come una... Non è che sia una ritirata, però un freno, una frenata sì, la sento. Va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. La cosa che sento con il giudizio è che c'è come un momento dove finalmente inizierete a stare meglio. Se questo diavolo è tutto vostro e riguarda qualche pentimento, qualche questione del passato, sento che con la carta del giudizio e la ruota della fortuna e probabilmente questa conoscenza, questo incontro, questa frequentazione, arriverete a stare meglio, perché comunque la vostra linea finisce con un 6 di pentacoli e un 10 di pentacoli, che sono comunque due carte di equilibrio, di armonia, di completezza, di completamento. Ok, allora qui abbiamo la spada e la rosa che parla di verità, di chiarezza, di rivelazioni e qui abbiamo due volte l'otto di spade, questo asso di spade che è lì, solidarietà, forza, onore, protezione e potere. E poi abbiamo la carta della maschera. Qui dice che qualcuno non rivela i veri sentimenti, che sta nascondendo qualcosa. Parla anche di gaslighting. Ve lo metto qui così vedete come si scrive, lo potete cercare su internet. Fondamentalmente qualcuno potrebbe sparire secondo queste carte. Vi dico, c'è un po' come un tirare indietro, qui. Cioè, più un fermarsi. Più un fermarsi, perché non sento che in realtà la persona tiri proprio indietro, ma ha bisogno di calma, di pazienza, che secondo me è quella che non avete più voi qui. Andiamo a vedere una fatina. Manifestazione. Sii molto onesto e chiaro circa quello che vuoi manifestare nella tua vita. Adesso scrivilo in un foglio. Passo numero 1 per la manifestazione. Quindi quando noi si manifesta e si inviano all'universo certe energie, certe vibrazioni, per buttarle nel mondo concreto, per non far sì che restino solo vibrazioni, una delle cose principali, iniziali che si fa è proprio quella di scrivere. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un hype, con un like, con la vostra iscrizione, con la condivisione del video e per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona tutto il tema delle credenze limitanti. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro. Nella sezione degli abbonati tratto le credenze limitanti e molto altro perché ci sono praticamente decenni dei miei studi personali come terapeuta, insomma, io sto condensando tutto quanto e lo sto mettendo a disposizione in quella sezione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, sono le playlist con le copertine lilla. L'unica cosa è che sono 4 playlist fino ad adesso, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!